Ciao a tutti! Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video della 128 RC. Bentornati. Bentornati. Oggi un altro video che abbiamo ricevuto una marea. Sì, davvero. Una marea di messaggi in privato anche da Davide Marca, anche lui è stato sommerso, tra l'altro. Però lui è così gentile che quando viene sommerso ci rigira i messaggi a noi che dobbiamo rispondere. Quindi, onde evitare di dover rispondere a migliaia di messaggi, riflesso e torna indietro sempre a noi. Però, detto questo, oggi è un video interessante perché vi consigliamo, diciamo così, di upgrade dell'Atomic MRV che vedete qui, la macchina che abbiamo testato, una macchina bellissima, funziona molto bene. Ci piace molto. Direi quasi macchina del momento. Perché nella categoria stock lipo devo dire che sta andando fortissimo e vi diciamo però, visto che ce l'avete richiesto, quali sono gli upgrade minimi richiesti. Sì, esatto. Cioè, diciamo che già di scatola come macchina è un'ottima macchina, però abbiamo visto che alcuni upgrade ovviamente la stock lipo sono necessari soprattutto per quanto riguarda girare con il peso regolamentare. Esatto. Che comunque è una macchina che è basata soprattutto sul concetto di estrema leggerezza per la categoria stock lipo. Ovviamente per la categoria stock lipo, ma questo influisce sul fatto che comunque bisogna giocare un po' con il peso, esatto, con dei pesi in questo caso qui, per avere il peso della macchina pronto gara regolamentare di almeno, ricordiamolo, 160 grammi. Che però consigliamo di portarlo 162. Dai, sì, avere un minimo di margine, non che siete a 160,00, fate 4 giri, finite le gomme e arriva a 159,8. Non so se la gomma influisce così tanto sul peso, però potrebbe anche essere. Meglio non rischiare. Noi mettiamo le mani avanti. Esatto, e non solo quelle le mani. Detto questo, allora, naturalmente la macchina di scatola, come diceva Emanuele, va benissimo. Se giustamente la macchina di scatola non ci sono i pesi che invece noi abbiamo montato, quindi questo è il primo upgrade che vi consigliamo. Adesso facciamo dei V-roll per far vedere meglio il telaio con i pesi. Però in questo caso questi pesi sono appunto un optional. Esatto. E sono necessari soprattutto se, per esempio, noi abbiamo usata con la Jomurema come scocca. Se avete il tetto in Lexan o anche l'aditone in Lexan, questi diventano fondamentali. Addirittura io ho dovuto mettere anche dei pesi davanti, sì. In questo caso ho usato la Tamiya, per rientrare appunto sui 162 La carrozzeria influenza tanto. Sì. Se mettete la carrozzeria completa della Jomurema tutta in ABS, potete non prendere nulla, che la macchina è perfettamente nel peso regolamentare. Il problema però è che la macchina ha troppo peso sopra e poco sotto, quindi noi consigliamo piuttosto di mettere il peso sotto e magari andare a svuotare un pochino, tagliando magari o sostituendo il vetro o il tetto addirittura in Lexan, quindi o i vetri in Lexan o il tetto in Lexan. Ricordatevi sempre che maggior peso deve essere sempre sotto. Quasi tutto, comunque la maggior parte verso il basso, mai verso l'alto, perché si abbassa il baricentro. Ovviamente, che questa macchina qui tra l'altro gioca oltre che sul peso anche sul discorso del baricentro e del rollio. Sì, perché il V-Link è molto importante posizionare, però questo va in base alla guida, quindi la configurazione setup anche di scatola va bene. Per esempio noi abbiamo modificato alcune cose per la nostra guida, per la nostra pista e per le gomme che stiamo usando, sia la parte appunto del caster, il camber e poi anche il V-Link l'abbiamo posizionato non esattamente come veniva richiesto da scatola, ma l'abbiamo fatto in base a quello che era la nostra guida, però non abbiamo cambiato nulla, appunto, esatto. A parte i pesi. Anche le molle davanti non le abbiamo sostituite, ma in realtà è il secondo upgrade che vi consigliamo, quindi sono le molle, poi vedete anche quali, ce ne sono di diverse durezze, eccetera. Sì. E quello è il secondo consiglio. Diciamo che questi più che upgrade sono delle possibilità di gestione del setup in base alla propria guida, al proprio tracciato, il grip del tracciato, eccetera, quindi cose che rientrano, però ovviamente sono ovviamente come tutte le altre macchine sono cose da avere comunque in cassetta. Esatto. Poi l'altra cosa che non è upgrade però che noi abbiamo cambiato, noi non abbiamo inizialmente utilizzato il grasso Atomic da 25.000, quindi 25K, ma nella nostra pista abbiamo trovato maggiore agio con un 20K, per esempio abbiamo usato quelli di marca, che abbiamo usato un 20K e funziona molto bene e ci siamo trovati molto bene sulla nostra guida, sulla nostra pista. Poi le gomme, lo sapete, noi usiamo sempre V5 F30 davanti, dietro V1 RR10,
Davanti, abbiamo già detto poi nel video precedente, si utilizza offset 0 perché l'offset 0 corrisponde circa all'offset 3 e dietro abbiamo messo appunto un offset 3, quindi è come se fosse 3-3, quindi è praticamente pari, ecco, quindi, però davanti offset 0. Altra cosa, se invece altri upgrade utili sono principalmente su categorie superiori alla stock lipo, come potrebbe essere una Pro Stock, una Open 3500, la Pancare, insomma comunque dove ci sono motori superiori anche al 3500 e carrozzerie Lexan. In carrozzeria Lexan, al di là del kit in Lexan che è fondamentale, sicuramente cambiare il telaio, mettere quello in ottone più pesante, potete regolare anche lì il peso anche utilizzando i diversi pesi come questi. Perché comunque sono compatibili anche con quel telaio lì, ovviamente. E poi che cosa consigliamo? Sicuramente il frontale DVS, quindi double arm DVS, perché permette di poter regolare l'altezza, di poter cambiare appunto anche il camber caster in maniera ha maggiori regolazioni rispetto a quello di scatola all'interno. E il fatto di poter utilizzare il double arm permette poi di avere anche un ingresso più veloce in curva e anche un ingresso in uscita più stabile, quindi la macchina diventa molto più gestibile. La stock lipo non lo riteniamo così importante. Ultimissimo upgrade anche per la stock lipo, questo diciamo. Sì, questo vale per tutti. I fuselli in plastica potrebbero rompersi, ma in caso di collisioni, per cui consigliamo quelli in Ergal, che sono in alluminio, in Ergal. Quelli potrebbero, anche quelli sono l'MRX o l'MRZ, si usano quelli. Sì, comunque dopo appunto adesso li mettiamo comunque in sovraesposizione, e sono ovviamente tutti i pezzi che sono dell'MRV, ma per esempio le molle e altre cose, anche il salvaservo che è un altro optional, che possiamo un altro upgrade, sono pezzi che in realtà sono di altre macchine. Comunque mettiamo tutti i codici all'interno della descrizione, ma anche sopra in esposizione adesso che parliamo. Quindi innanzitutto seguiteci, sì, ovviamente. Mi raccomando, mettete il mi piace, il like, continuate a seguirci, la campanella è sempre attiva. E il salvaservo è l'unica cosa che non abbiamo parlato. Che è quello dell'MRT. Sì, esatto, che abbiamo chiesto direttamente ad Atomic, perché all'inizio, appena uscita la macchina, c'era un po' di confusione per capire quale andava bene con quale frontale, e ci hanno risposto che il salvaservo dell'MRT, diciamo quello è stato adattato, che viene dato per l'MRT, ma va bene sia per questo frontale di scatola, ma addirittura col nuovo DVS hanno modificato leggermente, si vede gli spazi, per fare in modo che tu non devi cambiare il salvaservo, ma va bene lo stesso identico salvaservo, quindi va bene per tutti e due i frontali. Non abbiamo usato e non consigliamo, tra virgolette, non perché non vada bene, ma perché il Simple Front, che so che c'è, ma perché quello di scatola va già benissimo. Quindi è già un upgrade, secondo noi, quello di scatola rispetto al Simple Front. È già una... se dovessi cambiare frontale, andrei sul DVS direttamente, e non farei Super. Però quello poi è una scelta personale. Ecco, questi sono gli upgrade che noi consigliamo, quindi non di più. No, perché comunque di scatola non viene fornito il salvaservo, ricordiamolo. Non c'è il salvaservo, c'è solo un supporto che va montato sul cornino del servo di plastica, che lo fa diventare di metallo. Non c'è il salvaservo. Per noi comunque, ripetiamo, per la stock lipo va benissimo con questo frontale di scatola. Consigliamo il frontale DVS per chi vuole comunque avere una stock lipo con un ingresso in curva più diretto, più preciso, però sono ovviamente finezze. Cioè, secondo me è più per una macchina con un motore più potente, perché comunque in quel caso la gestione, l'ingresso e l'uscita di curva è particolare, quindi noi lo reputiamo necessario comunque per categorie maggiori. Però se uno vuole averlo e provarlo, sicuramente va benissimo, assolutamente, quindi questo è un consiglio che vi diamo. Un upgrade super, diciamo così. Esatto, sì, un upgrade in più. Infatti il costo del front, del DVS è comunque un costo importante. Esatto. Però valutate voi in base a quello che preferite. Quindi ricapitoliamo per tutti i nostri, consigli per gli upgrade che preferiamo, comunque che consigliamo. In partenza per la categoria stock lipo. Esatto. Primo. 1. Vai. Assolutamente i pesi. Pesi sotto nel telaio. 2. Secondo, i fuselli in alluminio, che sono ovviamente una sicurezza in più in caso di urti. 3.
Le molle frontali, che ovviamente questo è un consiglio in base al setup, è sempre meglio avere alcune gradazioni all'interno della propria cassetta. Anche per la guida. 4, il salvaservo. Il salvaservo, anche questo è una sicurezza in più per non spaccare il servo, perché ripetiamolo, dentro la confezione non c'è il salvaservo. E poi, in caso di categorie superiori, se uno vuole comunque usarla per categorie superiori alla stock lipo, il frontale DVS Double Arm con le molle dedicate MRX Master Edition, per intenderci, del DVS. Ricordatevelo questo. Quindi le molle di questo frontale non vanno bene per il double arm, ci sono proprio le molle per il double arm, quindi sono proprio chiamate. È proprio specificato nella descrizione, esatto. Sì, esattamente. Poi eventualmente il secondo punto è il telaio, che potete prendere quello in ottone, che anche lì potete con questi pesi modificare il peso, e quindi se avete utilizzato una categoria con il Lexan, il peso è fondamentale, soprattutto la parte sotto. Però quello lo consigliamo sia il frontale che il telaio più pesante per categorie oltre superiori. La stock lipo. Tra l'altro, un'altra cosa che potete utilizzare eventualmente per le categorie superiori è la parte sotto del banchino, che viene fornita anche in alluminio, o non ricordo se erano aggiunge 3 grammi in più, quindi, però probabilmente per categorie superiori. Esatto. Abbiamo fatto un piccolo recap, speriamo di essere stati precisi, abbiamo tolto qualche dubbio, speriamo che questo video serva a noi, a voi e a Marca. A tutti. E quindi grazie ancora, seguiteci mi raccomando, e vi salutiamo. Ciao, alla prossima!